2,8 km. Macchine incontrate una, pietre incontrate 1.000.000. Poi in salita ripida. Dovremmo essere arrivati. Parque Nacional de Aparados da Serra, Canyon Itaimbesigno. Mostreremo il biglietto. Hola, buongiorno. Dove ce l'ho? Aspetta. Allora, ci hanno detto 1 chilometro per il parcheggio, non sappiamo, ma dovrebbe essere tutto asfaltato qua. Temperatura ottima per viaggiare, 25 gradi, però ventilato. In teoria siamo arrivati, qua vedo addirittura che si possono noleggiare le bici. Ma il parcheggio per le moto è questo qua in fondo, eccolo qua. Anche stavolta tenerò una parcheggiata con i caschi dietro le valigie, un motociclista in arrivo e sarà la Tappi in assetto trekking. Più o meno. Ora, da quanto letto, 3 ore di cammino, 1 ora e mezza andare, 1 ora e mezza a tornare. Ma con questo cavallo noi arriveremo prima. Guardate Sara zavorrata. Dovete sapere che io questa cosa la faccio volutamente, perché quando ero più giovane, che avevo barba e capelli neri, mi allenavo tantissimo facendo footing, tra virgolette, zavorrato. Quindi ora accelera il passo, anche perché qua i perizomi sono in agguato e quindi ha una concorrenza spietata. Questa ragazza senza di me sarebbe persa. A livello di orientamento, sicuro. Ma orientamento a parte, cosa vorresti dire? Che no ho paoe, vai. No ho paoe. Sei una bugiarda. E nel frattempo che facciamo gli scemi, guardate le piante. Maglia intima da moto tecnica, pantaloni da moto e stivali. E adesso potete scrivere tranquillamente nei commenti chi di voi farebbe 3 km su questo sentiero vestiti da moto. Perché io sono sincera, per me sarebbe un piacere farlo vestita normalmente, magari scarponi, leggings, però così ci ho pensato un po', dico la verità. Infatti nel cammino si parlava, ma pensa quando sarebbe più facile avere un camper rispetto a una moto. Indubbiamente per una vita più comoda, più rilassata, il camper sarebbe tutt'altra roba. Però anche è vero che ora stiamo facendo la preparazione di Rocky in Russia e poi faremo lo scontro con Ivan Drago, no? Con chi era lì? Non lo so, con Ivan Drago forse. Torniamo nella realtà, questa cosa Rocky la faceva con una gamba e un braccio ingessato, mettiamola così. E prima di partire nei pannelli informativi c'era scritto: portate comunque una maglia perché il meteo può cambiare repentinamente, mettete crema solare, mettete il cappello anche se non c'è il sole, lo stesso per la crema solare, perché siamo in un clima subtropicale, non dimenticatelo. Mentre io da buon italiano medio di tutto ciò non ho fatto nulla. Io ho provato, la crema solare la indosso quasi sempre, il cappello ci ho provato, l'ho tirato fuori, l'ho indossato, però ragazzi è dura, si suda molto e quando non vedi il sole dici ok lo tolgo, poi magari lo rimetto, poi lo tolgo, lo rimetto, sono un po' più ligia alle regole, ci provo perlomeno, ecco. Le regole sono state fatte per essere violate. Così parlavano los bandoleros. E dopo 40 minuti penso che siamo arrivati al primo mirador. Qua abbiamo le prove, Canyon Itaimbesigno, e là in fondo penso che ci sia qualcosa di... Pronti? Vamos!
poi il canyon continua come continua il sentiero. Stessa natura geologica di Fortaleza, 5,8 km di lunghezza, circa 700 metri di profondità. Praticamente alto quanto sarà la Tappi. Quindi tappino anche lui, quasi. E comunque è bellissimo fermarsi ad ammirare l'orizzonte. Ora ci spostiamo verso un'altra angolazione, ma guardate là in fondo come si apre il panorama. È un po' una sorta di mini Grand Canyon, ma molto meno arido e ovviamente molto più piccolo. E dopo ulteriori 45 minuti siamo tornati al punto di partenza. E come ci avevano detto, il parco è chiuso in quanto sono le 3:49. Guardate la stanchezza, perché lo si percepisce anche dalla camminata. La calura più che stanchezza, un po' di debolezza. Noi non abbiamo mangiato, nel senso non abbiamo fatto pranzo, quindi ora arriviamo qua al parco e ci mangiamo il panino portato da casa. Qua non si scherza, pane fatto in casa. Pranzo terminato, ora ripartiamo, un'ora, circa 30 minuti di ripio, un'ora per tornare nella nostra struttura. La strada ve la risparmiamo, dato che andiamo molto più scarichi rispetto al solito, allento il manettino del monoammortizzatore, tutto per il tuo comfort, perché poi inizia a dire mi fa male la schiena, eccetera eccetera. Lo so che è una vita difficile, ma qualcuno la deve pur fare. Io ho invece il dubbio che l'abbia tirato anziché allentato, perché poi ci si deve dirigere verso le coste, ci sono i perizomi, io qualche stentore ce l'ho, potrò sbagliarmi ma spesso non mi sbaglio. Detto ciò, i perizomi li vedete nel prossimo video, quindi vi lasciamo con l'amore in bocca. Lo so, mi dispiace, ma ciao ragazzi. Strada pazzesca ragazzi. Todo listo. Es un placer, Luis. Muchas gracias, ustedes espectaculares, poca gente, son contaditos con los dedos. Un abrazo grande. Gracias. Chao chicos, buen viaje. Aspettate perché dobbiamo dirvi una chicca. Bueno, básicamente lo que quería era darle unas estrofas de un poema del Dante. Dante Alighieri. Por supuesto, por supuesto. Saluti a tutti i cornuti. Chi non cornuti, non saluti. Saluti a tutti. Ora possiamo partire. Sì, ora sì. Lasciamo casa di Luis e Leila, lasciamo un pedazo de Patagonia en Brasil, come ci tiene sempre a specificare lui. Ed oggi finalmente iniziamo un pezzettino del Brasile con il Cici, funzionante, configurato. Come detto, non l'ho configurato prima perché dovevo trovare una location adatta per farci il video pippone. Sembra facile, ma ragazzi non è, perché magari si trovano dei posti dove c'è il rumore, la luminosità sbagliata. Praticamente mi manca il mio tavolino da 70 euro dell'Ikea. Ed ora possiamo dirlo, benvenuti in questa ridente cittadina del sud del Brasile, ovvero Cambarado Sul. Ora andiamo alla ricerca di un distributore di benzina per fare il pieno alla Tenerona. Case rivestite in legno. Vi ricordiamo che siamo ad oltre 1000 metri, che per il Sud America è collina. Non ci pensiamo e andiamo a fare benzina, gasolina, diesel. Giriamo. Auto fantastiche. Cambarà, come possiamo vedere, è super tranquilla di lunedì alle 2 di pomeriggio, quindi le due compagnie sono Ipiranga e Rodoil, perlomeno in queste zone un po' più remote, altrimenti Shell lo troviamo molto frequentemente. Comunque non so voi, ma trovo sempre molto interessante attraversare questi paesini. Zona montano-rurale, quella di Cambarado Sul, in cui il termometro in centro città segnava oggi 28 gradi. Bem-vindo ao verão brasileiro.
case prettamente sudamericane, con anche i colori sudamericani che abbiamo visto anche in Cile soprattutto. Però sudamericane, nel senso sembrano case quasi della Patagonia, del sud del Cile. Case di legno, Patagonia cilena. Non pensavamo di trovare caratteristiche comuni. Guardate qua che discesone pazzesco! Che panorama! E che asfalto, da qui si capisce perché tanti motociclisti brasiliani ci hanno detto assolutamente non potete perdere queste zone e queste strade. In effetti, chi ci ha detto di non perdere queste strade sono proprio i primissimi brasiliani che abbiamo incontrato scendendo nella Patagonia argentina, quindi primissima stagione, primi chilometri. Ma guardate che spettacolo le piante! Erano due ragazzi di Porto Alegre che stavano scendendo verso Ushuaia. Cachorro proprietario della strada, parcheggiatore. E comunque i ragazzi di Rio Grande do Sul ci dissero assolutamente non perdete la strada che andremo a fare oggi. Perché oggi supereremo il confine tra lo stato di Rio Grande do Sul e lo stato di Santa Catarina. E lo stato di Santa Catarina è considerato il más lindo rispetto agli altri stati del sud. Bellissimo tutto il sud, ma Santa Catarina il più bello. Inoltre anche il más sicuro, che non guasta mai. Qua il camion a 5 all'ora. Guardate il colpo, che spettacolo, il fiume con questa parete di ortensie. Qua purtroppo sicuramente qualcosa sarà afflanato. Ma dove vi portiamo? Dove? Ogni volta mi stupisco sempre di più. Noi ci stupiamo, speriamo vi stupiate anche voi, e se questo dovesse avvenire ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere il mi piace ai nostri contenuti. Noi ve lo ripetiamo anche se siamo un po' noiosi, però giusto en passant, se volete lasciate un commento, per noi è sempre un gran piacere. Ma il 90% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritti al canale, è pazzesco! Intanto vi mostriamo le araucaria che sono disseminate in questa montagna. Vegetazione fittissima. Araucarie che per noi sono diventate ombrelli al contrario. E di colpo l'asfalto si è trasformato in ripio. Da qui capisco perché 125 km e Google mi dava 3 ore e un quarto. Addirittura qua breccioloni. Ma noi rallentiamo, la Tenerona non sente nulla con queste gomme. Benzina ce l'abbiamo, i panini ce li abbiamo, acqua ce l'abbiamo, non ci manca nulla. Qua dal Cigi vedo 20 km il prossimo incrocio, quindi desumo che questa strada ce la porteremo dietro per altri 20 km. Da fare solo attenzione a non cadere con la gomma anteriore nel brecciolino quello smosso. E comunque per me sembra assurdo, ma questo pezzo di strada mi ricorda un po' la carretera australe. Sì, soprattutto per la vegetazione molto verde, al contrario della parte della Patagonia argentina, estremamente arida e secca. Gia. Ragazzi al lavoro. Sicuramente la staranno sistemando per asfaltarla. Le araucaria sono più nella zona di San Martín de los Andes, quindi la zona più verde, prima di scendere nella profonda Patagonia argentina.
Ora vi condivido un pensiero profondo. Sicuramente mio padre 82enne starà guardando questo video, lui che ama tantissimo tenere l'auto pulita, perlomeno sono cresciuto con questo modo di fare, che il sabato si andava a lavare l'auto. Quindi dico a mio padre: ma pensa se fossi vissuto da queste parti, era impossibile lavare la macchina. Qua cartelli stradali con tantissimi adesivi, sicuramente motociclisti, ma poi questi ponti, ragazzi, ma quanto sono fighi. Da fare assolutamente attenzione con la gomma anteriore sempre, per non cadere dove passano le auto. Forse riprendiamo l'asfalto qua. Difficile. Forse ho detto, infatti ho sbagliato. Però sicuramente se passerete da queste parti fra qualche anno tutto sarà asfaltato. Qua invece finisce il brecciolino e diventa terra compatta, quindi da vedere bene le previsioni del tempo, perché secondo me questo fondo diventa super viscido con la pioggia. Muy obrigado. Speriamo che le sponde tengano, altrimenti i tronchi ci vengono sopra. Ok, praticamente qua stanno preparando la massicciata sotto. Diciamo che il Sud America sta facendo oggi quello che in Europa si è fatto qualche secolo fa: migliorare le vie di comunicazione, quello di asfaltarle, però ci vuole tempo. La zona è talmente estesa che ci vogliono anni o decenni o secoli, mettiamola così. Non esageriamo. Secoli intendevo perché si parte dalla scoperta dell'America fino ad oggi. La stessa mappatura degli stati è quasi, dico quasi, in corso per quanto riguarda soprattutto i confini cileno-argentini, e con questi spazi immensi tutti i tempi sono allargati, anche perché non essendo una zona molto popolata, o meglio l'intero continente sudamericano a parte le grandissime città, non essendo tanto popolata, il bisogno di asfaltarlo, di creare vie di comunicazione che siano comode non è poi una necessità così impellente. Pensa che spettacolo passare qua con la pioggia con un bel 4x4. Ora sicuramente il filtro dell'aria della Tenerona ringrazierà, e soprattutto guardate le loro abitudini. Noi sono 12 km che facciamo questa strada, c'è solo questa, quindi il tipo qua davanti con il camion pieno di tronchi, che ora speriamo ci faccia passare. Non si vede nulla, ragazzi. Niente. Una pianura padana con la peggior nebbia. Allontaniamoci un po'. Forse qua è meglio. Forse qua un po' meglio. Dai che ce la facciamo. È tornata la luce. Perché il fondo qua è differente, c'è più pietra, quindi meno polvere. Intanto il cielo si è chiuso, la stessa cosa che ha fatto nei giorni passati. Speriamo che non piova, perché qua la vedo complicata con la pioggia. Vediamo dove passa l'auto. Ma di qua non c'è nulla, quindi tutto tranquillo. Passiamo anche la Peugeot, che le sospensioni della Tenerona, ragazzi, sono di altissimo livello. Scherzi a parte, qua speriamo di non distruggere todo, e da qui capite perché ho installato tutto sul manubrio e non sul traversino. Con questo fondo, guardate le vibrazioni, il peso in alto avrebbe distrutto tutto. Qua proprio pietraia.
ma soprattutto più che dove vi portiamo, ma dove minchia siamo finiti. Guardate il fondo qua. Comunque non mi stanco mai di dirlo, queste gomme insieme al mono posteriore sono un abbinamento pazzesco. Per fare le cose fatte bene bisognerebbe cambiare i pompanti, le molle, anche le forcelle, ma qua non si può. Guardate qua. Il fondo è durissimo qua. Si potrebbe anche aumentare la velocità, ma non voglio distruggere la moto con questo peso. In questo tratto sembriamo sopra San Pietrini Malmessi, ecco, la sensazione è quella. Poi di colpo cambia colore, diventa quasi rosso, più liscio e leggermente più sabbioso. Che non mancano mai. Importantissimo, l'avete chiesto, gli specchietti per lo sterrato sono veramente ottimi. Sentite ogni tanto le botte delle forcelle perché con il peso a posteriore vanno spesso a fine corsa non in compressione ma in estensione. Intanto sembriamo sprofondati nella vegetazione e il cielo si è fatto minaccioso e quando siamo in queste situazioni non è molto confortante. Qui c'è una birreria, è un normale passaggio questo che abbiamo intrapreso, come potete vedere non in ottime condizioni. Qua vedo un incrocio a breve, guardate qua. Posso desumere che la strada messa male dovrebbe finire, altrimenti sarebbe un po' follia fare una birreria da queste parti. Vediamo se ci ho azzeccato, se il mio intuito ci ha preso. All'incrocio è proprio dietro questa curva, noi dobbiamo andare a sinistra. Vediamo come si suol dire, col che ci ho preso, però sia a destra che a sinistra è tutto sterrato e in fondo addirittura anche la nebbia. È un distributore di benzina.